Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Amici, avete mai sentito parlare delle gemelle Pollock? Jacqueline e Joanna Pollock erano due sorelle di 6 e 11 anni che purtroppo nel 1957 persero la vita a causa di un terribile incidente stradale. I genitori ovviamente furono devastati da questo dolore, ma poco alla volta riuscirono a trovare un po' di serenità, soprattutto grazie ad un lieto evento, l'arrivo di altre due figlie, due gemelle, Gillian e Jennifer. La cosa incredibile di questa storia è che i genitori erano profondamente e fermamente convinti che le loro due figlie defunte si erano reincarnate nelle loro gemelline. Si ritiene che la storia delle gemelle Pollock sia uno dei casi più convincenti a sostegno della reincarnazione, una storia davvero incredibile che per molti anni ha tenuto alta l'attenzione e la curiosità di persone e scienziati da parte di tutto il mondo. Questo non solo perché le due gemelline avevano tratti fisici e comportamenti uguali alle loro sorelline defunte, ma soprattutto perché sembravano possedere dei ricordi di Jacqueline e Joanna. Insomma, è una storia davvero incredibile che vi consiglio di non perdere. Ma prima di iniziare, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere tutti i miei prossimi video. Ma adesso iniziamo. Amici, abbiamo già parlato di reincarnazione qui sul canale. È un argomento che mi incuriosisce e mi affascina tantissimo e questa storia mi ha davvero colpito molto. John e Florence Pollock erano una giovane coppia di Hexham, una cittadina in Inghilterra, e avevano due figlie, Joanna di 11 anni e Jacqueline di 6, due sorelle davvero inseparabili, molto unite e si somigliavano davvero tantissimo. Joanna, essendo più grande, era un po' più matura della sorella, molto creativa e le piaceva moltissimo recitare. Mentre Joanna invece era più infantile negli atteggiamenti, ovviamente, ma aveva anche dei segni particolari rispetto alla sorella, una cicatrice sulla fronte che si era procurata a causa di uno sfortunato incidente ed una voglia sulla vita. Una famiglia come tante, anche molto cattolica, che però all'improvviso fu colpita da una tragedia che cambiò inevitabilmente le loro vite. Joanna e Jacqueline, mentre si stavano recando in chiesa accompagnate da un loro amichetto Anthony di 9 anni, furono tutti e tre investiti da un'auto che andò fuori strada. Joanna e Jacqueline morirono sul colpo, mentre Anthony spirò poco dopo in ospedale. L'autista che li investì era una donna sotto effetto di droghe. Questo caso all'epoca sconvolse l'intera Gran Bretagna. Pensate che la donna sembra che investì di proposito quei bambini per vendetta, perché a causa di problemi psichici a lei gli erano stati tolti i figli. Subito dopo, infatti, fu rinchiusa in un ospedale psichiatrico. Questa tragedia improvvisa sconvolse la vita di John e Florence. Furono devastati da quel dolore, come possiamo ben immaginare, e si rifugiarono nella preghiera cercando un po' di conforto. Oltretutto John credeva fermamente nella reincarnazione e pregò tantissimo Dio che le anime delle sue due bambine potessero tornare da loro. Il tempo passò e alcuni mesi dopo Florence scoprì di essere incinta e il 14 ottobre del 1958 diede alla luce due bellissime gemelle perfettamente identiche. Un lieto evento che portò felicità e serenità nella famiglia Pollock. Le due bimbe, nonostante fossero identiche, si potevano tranquillamente distinguere perché Jennifer aveva una voglia sulla fronte che ricordava la cicatrice di Jacqueline e anche una voglia sulla vita. Gli anni passarono abbastanza serenamente, fino a quando, fra i 3 e i 7 anni, i Pollock
iniziarono a notare qualcosa di davvero incredibile. Gillian e Jennifer iniziarono ad avere dei comportamenti e a fare delle affermazioni che scioccarono non poco i loro genitori perché collegati alle loro figlie defunte. Gillian, per esempio, parlava spesso di cose che solo Joanna poteva sapere. Per esempio, un giorno descrisse esattamente e nei minimi dettagli la sua vecchia cameretta, nonostante non l'avesse mai vista prima perché i Pollock l'avevano cambiata prima che loro nascessero. In particolare, un giorno i Pollock tirarono fuori dei giocattoli che erano appartenuti a Jacqueline e Joanna e le gemelle li identificarono come dei regali che avevano già ricevuto in precedenza da Babbo Natale. Ed era vero, perché quei doni li avevano ricevuti le loro sorelline defunte a Natale. E quei giocattoli erano stati sempre in soffitta e le gemelline non li avevano mai visti prima di quel momento. Ma non solo, perché Gillian e Jennifer avevano ricordi nitidi di un incidente mortale e ne parlavano spesso. Pensate che un giorno Gillian prese la testa di Jennifer e mentre la cullava le disse: «Ti esce sangue dagli occhi, è lì che l'auto ti ha colpito». Una cosa davvero molto inquietante che scioccò tantissimo i loro genitori. Ma le gemelle avevano anche ricordi di esperienze e luoghi che non potevano assolutamente conoscere. Pensate che un giorno mostrarono di sapere esattamente dove si trovava un parco che loro non avevano mai visto prima. Oltretutto le gemelle avevano tratti fisici e comportamenti simili alle loro sorelle. Una sembrava più matura dell'altra, come se avessero alcuni anni di differenza. E poi una cosa lasciò davvero senza parole John e Florence. Entrambe avevano la fobia delle auto ed entravano nel panico se si trovavano in prossimità del traffico. I Pollock notarono anche che Jennifer faceva difficoltà a tenere la matita in mano. Aveva un'impugnatura particolare, la teneva stretta nel pugno. Questa cosa era molto simile alla sorella Jacqueline, che infatti aveva avuto delle difficoltà nell'apprendere le tecniche di scrittura. Più crescevano poi e più raccontavano chiaramente questi ricordi del passato. Per esempio, una volta dissero di aver fatto una gita in spiaggia con i loro genitori e quello non era possibile perché non erano mai state in spiaggia. Ad un certo punto però i Pollock furono allarmati da questi strani comportamenti, tanto che decisero di chiedere aiuto a psicologi e psichiatri. Alcuni li liquidarono dicendo che le bambine si stavano solo inventando tutto. Ma John e Florence erano convinti che le bimbe stavano dicendo la verità, per questo decisero di condurre loro delle indagini a sostegno della veridicità di quello che stavano dicendo le gemelle e intervistarono amici, parenti, ex insegnanti e arrivarono a dei risultati davvero incredibili. Per esempio, una casa delle bambole che era appartenuta a Joanna e Jacqueline, che era il loro gioco preferito in assoluto e che John e Florence avevano regalato dopo la loro morte, gli fu poi restituito perché i nuovi proprietari lo ritenevano un ricordo troppo doloroso. La casa delle bambole, John e Florence la diedero poi alle gemelle per vedere se magari ricordavano qualcosa e fu così, la riconobbero subito, addirittura ricordarono i nomi delle bambole che avevano segnato le loro sorelline. Questo fu un caso che attirò l'attenzione dell'intera Gran Bretagna, ma non solo, perché divenne un caso internazionale che incuriosì tantissimo curiosi, scettici, scienziati. In particolare attirò l'attenzione di un medico, Ian Stevenson, ricercatore e psichiatra interessato al fenomeno della reincarnazione. Il dottor Stevenson, infatti, nel 1964 contattò i Pollock perché voleva assolutamente intervistare sia loro che le loro gemelle e scrisse un dettagliato rapporto sul caso che fu poi anche pubblicato. In questo rapporto Stevenson disse che le gemelle avevano dei comportamenti davvero difficili da spiegare.
Ad esempio parlò della fobia che avevano per le auto, una cosa davvero insolita perché nessuna delle due era stata mai coinvolta in qualche incidente stradale. Riferì anche di comportamenti simili alle sorelle, come per esempio preferenze per gli stessi cibi o gli stessi vestiti, sottolineando che John e Florence Pollock non avevano mai incoraggiato questi comportamenti. Nonostante il dettagliato rapporto del dottor Stevenson in merito e delle ricerche fatte dai Pollock, questo rimane un caso molto misterioso e controverso, quasi come un po' tutti i casi di reincarnazione. Molti ovviamente sostengono che sia una bufala, tutta un'invenzione messa su dai genitori, un plagio, perché potrebbero essere stati loro a mettere nella testa delle gemelle tutte quelle informazioni, tutti quei ricordi. I Pollock ovviamente hanno sempre negato di centrare qualcosa in questo e hanno sempre sostenuto che le gemelle non mentivano e soprattutto erano convinti di una loro reincarnazione. Oggi le gemelle Pollock sono ricordate come un affascinante esempio di storia inspiegabile e misteriosa, un caso di reincarnazione davvero allucinante che sfida ogni legge e che lascia molte domande aperte. Amici, fatemi sapere se conoscevate questa storia nei commenti e che cosa ne pensate. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, così mi aiuterete a crescere in questo percorso. Io vi mando un bacio grande, ci vediamo domenica con un'altra storia. Ciao amici!